Vuoi imparare l'italiano in modo semplice e naturale? Mi chiamo Chiara e oggi ti racconto una storia divertente e tipicamente italiana, quella di una giornata di Pasquetta con gli amici. Seguiremo Arianna, una studentessa che ha organizzato una scampagnata fuori città per celebrare il lunedì di Pasqua, come vuole la tradizione italiana. Tra risate, panini, chitarre e un'improvvisa pioggia primaverile, scoprirai com'è la vera Pasquetta in Italia. In questa storia imparerai soprattutto il vocabolario per organizzare un picnic o una gita all'aperto, le espressioni comuni legate al tempo atmosferico e alla primavera, frasi utili per parlare con amici. Ascolta prima la storia senza sottotitoli per allenare l'ascolto naturale. Poi guarda la versione con i sottotitoli in italiano per capire meglio e arricchire il tuo vocabolario. Non dimenticare di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un commento. Ascolta la storia fino alla fine e scopri quanto italiano puoi imparare. Pronto? Iniziamo! Arianna è una studentessa universitaria che vive a Bologna. In Italia, il giorno dopo Pasqua, si festeggia la Pasquetta. È tradizione fare una scampagnata con gli amici o la famiglia, all'aria aperta, mangiando, ridendo e godendosi la primavera. Arianna quest'anno ha organizzato la Pasquetta con grande entusiasmo, da settimane, insieme ai suoi amici, Matteo, Clara e Davide. Hanno deciso di andare fuori città, in campagna, vicino a un piccolo lago, dove c'è anche un'area attrezzata con tavoli di legno e tanto spazio per giocare a pallavolo o per rilassarsi sotto gli alberi. La sera prima, ognuno prepara qualcosa da mangiare. Arianna cucina una frittata di zucchine e una torta rustica con ricotta e spinaci. Clara porta un'insalata di riso. Matteo pensa al vino e ai biscotti e Davide porta la chitarra. Il giorno tanto atteso è arrivato. Arianna si sveglia presto. Il sole entra dalla finestra e il cielo è azzurro. Che fortuna, pensa. Tutti si incontrano alle 9 del mattino, con zaini, coperte, borse frigo e sorrisi. Caricano tutto nelle macchine e partono. Durante il viaggio cantano canzoni italiane, ridono e si fermano a comprare del pane fresco in un forno di campagna. Arrivati al lago, trovano un posto perfetto all'ombra di un grande albero. Sistemano le coperte, aprono i cestini e iniziano a mangiare. C'è un'atmosfera di allegria e relax. Si raccontano aneddoti, si scambiano piatti, si fanno foto con il panorama. Verso le 2 del pomeriggio, però, qualcosa cambia. Il cielo si riempie di nuvole grigie e un vento fresco inizia a soffiare. Ragazzi, secondo me arriva la pioggia, dice Davide, guardando il cielo preoccupato. Ma Clara ride. Ma no, dai, è Pasquetta, è sempre così, ma non piove mai davvero. Purtroppo si sbagliava. Dopo 10 minuti, giù il diluvio. I ragazzi scoppiano a ridere mentre cercano di salvare il cibo e correre sotto la tettoia di legno vicino. Inzuppati, ma felici, si rifugiano tutti lì sotto. E mentre fuori piove forte, accade la magia della Pasquetta. Davide tira fuori la chitarra salvata per miracolo e comincia a suonare. Arianna improvvisa una cover di una canzone italiana e tutti si uniscono. Clara distribuisce i biscotti e il vino. Matteo racconta barzellette. Arianna guarda il cielo e dice: anche così è perfetta. Come spesso succede in primavera, dopo mezz'ora il cielo si apre di nuovo. Il sole
torna a scaldare. Le gocce cadute sulle foglie brillano e l'erba profuma di fresco. I ragazzi escono dalla tettoia, asciugano le coperte e si rimettono a ridere come se nulla fosse successo. Anzi, la pioggia ha reso tutto più speciale. Fanno una passeggiata lungo il lago, raccolgono margherite, scattano selfie e si promettono che questa Pasquetta sarà ricordata per anni. La sera, tornando a casa, Arianna scrive un messaggio nel gruppo. Ragazzi, giornata epica. La prossima volta però portiamo anche l'ombrello. Arianna è una studentessa universitaria che vive a Bologna. In Italia, il giorno dopo Pasqua, si festeggia la Pasquetta. È tradizione fare una scampagnata con gli amici o la famiglia, all'aria aperta, mangiando, ridendo e godendosi la primavera. Arianna quest'anno ha organizzato la Pasquetta con grande entusiasmo, da settimane, insieme ai suoi amici, Matteo, Clara e Davide. Hanno deciso di andare fuori città, in campagna, vicino a un piccolo lago, dove c'è anche un'area attrezzata con tavoli di legno e tanto spazio per giocare a pallavolo o per rilassarsi sotto gli alberi. La sera prima, ognuno prepara qualcosa da mangiare. Arianna cucina una frittata di zucchine e una torta rustica con ricotta e spinaci. Clara porta un'insalata di riso. Matteo pensa al vino e ai biscotti. E Davide porta la chitarra. Il giorno tanto atteso è arrivato. Arianna si sveglia presto. Il sole entra dalla finestra e il cielo è azzurro. Che fortuna, pensa. Tutti si incontrano alle 9 del mattino, con zaini, coperte, borse frigo e sorrisi. Caricano tutto nelle macchine e partono. Durante il viaggio cantano canzoni italiane, ridono e si fermano a comprare del pane fresco in un forno di campagna. Arrivati al lago, trovano un posto perfetto all'ombra di un grande albero. Sistemano le coperte, aprono i cestini e iniziano a mangiare. C'è un'atmosfera di allegria e relax. Si raccontano aneddoti, si scambiano piatti, si fanno foto con il panorama. Verso le 2 del pomeriggio, però, qualcosa cambia. Il cielo si riempie di nuvole grigie e un vento fresco inizia a soffiare. Ragazzi, secondo me arriva la pioggia, dice Davide, guardando il cielo preoccupato. Ma Clara ride. Ma no, dai, è Pasquetta, è sempre così, ma non piove mai davvero. Purtroppo si sbagliava. Dopo 10 minuti, giù il diluvio. I ragazzi scoppiano a ridere mentre cercano di salvare il cibo e correre sotto la tettoia di legno vicino. Inzuppati, ma felici, si rifugiano tutti lì sotto. E mentre fuori piove forte, accade la magia della Pasquetta. Davide tira fuori la chitarra salvata per miracolo e comincia a suonare. Arianna improvvisa una cover di una canzone italiana e tutti si uniscono. Clara distribuisce i biscotti e il vino. Matteo racconta barzellette. Arianna guarda il cielo e dice: anche così è perfetta. Come spesso succede in primavera, dopo mezz'ora il cielo si apre di nuovo. Il sole torna a scaldare. Le gocce cadute sulle foglie brillano e l'erba profuma di fresco. I ragazzi escono dalla tettoia, asciugano le coperte e si rimettono a ridere come se nulla fosse successo. Anzi, la pioggia ha reso tutto più speciale. Fanno una passeggiata lungo il lago, raccolgono margherite, scattano selfie e si promettono che questa Pasquetta sarà ricordata per anni.
La sera, tornando a casa, Arianna scrive un messaggio nel gruppo. Ragazzi, giornata epica. La prossima volta però portiamo anche l'ombrello.